Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici della Vergine. È un periodo dedicato alla creazione o alla creatività. Può essere un periodo fecondo per nuovi progetti, ma anche per l'espansione di quelli esistenti. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con una regina di spade. 2 di coppe, abbiamo un 7 di coppe, la stella, un cavaliere di pentacoli, un 9 di coppe, un 7 di pentacoli, gli amanti e un 6 di pentacoli, ragazzi. Carte molto belle. Allora, adesso andiamo a vedere l'energia, come si sviluppa. Potrebbero anche esserci poi dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, l'amore, la famiglia, insomma un po' tutto. Allora, partiamo da questa regina di spade che potrebbe tranquillamente essere la vostra energia o una persona vicino a voi a inizio mese. 5 di bastoni, mago e sole. Potrebbe essere una figura, quella della regina di spade, che ha come il compito di mediare, regolarizzare, può far riferimento anche a un certo tipo di rigidità che si deve integrare, se vogliamo, verso la metà di aprile. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 3 di spade. Qui potrebbe esserci da regolarizzare, da chiarire, mi viene da dire, un litigio, una discussione con qualcuno, e potrebbe essere con la carta del sole inerente o un rapporto genitori-figli, potrebbe essere una questione di amicizia, per esempio. Ci sono di mezzo le relazioni comunque. Allora, qui abbiamo un 3 di spade e un papa. C'è come un punto di incontro con questo 2 di coppe, il Papa potrebbe essere un mediatore, è come se qualcuno di esterno, potrebbe anche essere un terapeuta, mettesse fine a questa sofferenza e facesse trovare un nuovo punto di incontro tra voi e questa persona. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Diavolo. Era di pentacoli. È come se ci fosse qualche disillusione, qualche proiezione, mi viene da dire, vedendo questo 7 di coppe, che vi ha un po' tenuti incastrati con il diavolo. Quindi sì, io credo che ci sia da staccarsi da qualche risultato, da qualche obiettivo egoico che crea questa sofferenza.
Se per esempio state frequentando qualcuno, la vostra sofferenza potrebbe essere il non so che cosa siamo, non c'è un'etichetta, non so se siamo amici, se siamo più che amici, se siamo trombamici o che cosa siamo. Andiamo a vedere la stella. C'è come un attaccamento a una definizione, mi viene quasi da dire. Allora, abbiamo un fante di bastoni. Regina di pentacoli e di nuovo il 7 di coppe. È come se ci fosse... Allora, per qualcuno può essere un tema legato ai figli, alla maternità, al creare una famiglia, all'ufficializzare una relazione o al trovare come un punto medio. Però la sensazione che ho io è che ci sia come un desiderio, un sogno, un qualche tipo di obiettivo che state inseguendo e che per certi versi vi sta creando sofferenza. Ora, vi dico che per qualcuno potrebbe proprio essere la ricerca di un figlio, magari è un po' che state... Allora, se non è il figlio perché non siete in età per X motivi, può essere un progetto, cioè come un qualche cosa che deve nascere, che state cercando con tutte le vostre forze, che non arriva e che potrebbe essere fonte di sofferenza. E ci sono delle proiezioni attaccate a questa sofferenza, a questo condizionamento. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli, perché vi dicono un po' di fare un passo alla volta. Abbiamo un 6 di coppe e di nuovo la carta degli amanti. È come se avessi bisogno di prendere le cose con più amore, mi viene da dire, ma anche amore per voi stessi. Datemi una carta per il diavolo. Temperanza, c'è qualcosa da guarire. C'è qualcosa da ricalibrare. Secondo me qui qualcuno ha bisogno di fortificare il cuore, ritrovare la fiducia in questa persona, in questa situazione, in questa relazione, sul fatto che certi desideri, certi progetti si possano ancora realizzare. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Asso di bastoni e 9 di bastoni. Beh, c'è un'intenzione, ragazzi, c'è come un movimento, un'azione, qualche cosa che inizia. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. C'è anche l'attesa. 8 di pentacoli e cavaliere di bastoni. Sento che con questo gruppo di carte vi dicono di mettere energia giorno dopo giorno in quello che è quello che state facendo per manifestare questo sogno di cui ci parla la stella o il 6 di coppe. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Perché qui, 3 di coppe. Secondo me inizia un amore, un qualche tipo di collaborazione potrebbe essere, perché qua abbiamo un 6 di pentacoli che è la carta dei contratti, fante di spade. Datemi due carte per il 6 di pentacoli. Tante carte. Allora, qui abbiamo 6 di spade, asso di spade, 6 di pentacoli di nuovo, re di coppe e 8 di bastoni. 8 di bastoni e asso di spade, ragazzi, qui qualcuno detterà le regole, direte la vostra, direte che cosa non vi sta più bene, che cosa, tra virgolette, pretendete perché la situazione, la relazione sia in equilibrio o si possa manifestare in equilibrio. Guardate, sento... non lo so. È come se si facesse fatica a lasciarsi indietro questo 3 di spade. C'è la voglia di andare avanti, c'è come una seconda opportunità, terza, quarta, nel caso fosse la ricerca di un figlio, però è come se questo momento, questa diciamo terza settimana di aprile, vi facesse sentire un pochettino stretti.
Poi le cose cambiano perché c'è come uno scambio reciproco tra voi e l'altra persona, tra il lato maschile e il lato femminile, la mente e il cuore, potrebbe essere tra voi e l'azienda, tra voi e il collega. Diciamo che con la carta degli amanti alla fine mi fa ben sperare che vi riempirete di amore. Se non è l'amore di una relazione, diciamo classica, perché vi dico questo? Perché c'è 3 di spade e 3 di coppe, quindi potrebbe non essere così tanto classica, però è amore per voi stessi, ok? Tipo il fare una scelta per amore o scegliere di amare di più se stessi. Però qui sento che è come se ci fosse un dettare le regole, un ok, mi sta bene tutto, però per me una cosa non negoziabile è X, Y e Z. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è senza lavoro. Ragazzi, secondo me ci sono ottime probabilità che entro la fine del mese riusciate proprio ad avere un contratto. Può essere che succeda tutto molto in fretta, quindi adesso anche lì dipende dalla decade in cui siete nati, se gli avvenimenti succedono prima o dopo. Però, allora, qualcuno potrebbe essere chiamato da qualche azienda dove ha mandato un vecchio curriculum, qualcun altro potrebbe avere come una soffiata dove vi viene detto dove andare a bussare perché lì è sicuro che ha bisogno di gente e per qualcun altro semplicemente c'è come un susseguirsi da un lavoro ad un altro, scusate, da una bocca ad un'altra e alla fine è come se in qualche modo trovate lavoro, cioè avete tante carte di contratti. Quindi secondo me è probabile, non sarà un contratto a tempo indeterminato, ovviamente saranno cose brevi, potrebbero essere 3-6 mesi o contratti a progetto, mi dicono, non so se esistano ancora. Comunque sento delle buone probabilità. Qui c'è un mago, qui c'è un asso di bastoni, un asso di spade, qualche cosa può effettivamente iniziare. Potrebbero anche essere gli amici, che vi spronano in un certo senso. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, lo vedo un buon periodo, tutto sommato tranquillo, non è che ci sia granché da dire. Sento una cosa positiva, che qualcuno potrebbe, allora, o creare come un gruppo di amici o un gruppo di persone fidate all'interno del posto di lavoro. Potrebbero nascere proprio delle passioni in comune, magari con i vostri colleghi, potreste iniziare a uscire insieme a loro, a vedere che ci si diverte, che ci sono delle cose che vi piacciono, oppure potrebbe essere che per qualcuno nasca una situazione romantica sul lavoro, magari ce l'avete già. Ok, per le persone che invece sono autonome, allora, io sento che anche per voi è un buon periodo, ragazzi. Devo dire che secondo me se avete lanciato da poco, state pensando di lanciare un nuovo servizio, un nuovo prodotto, una nuova filiale o cose per lo stile, può essere un buon momento. Monitorate sempre tutto, non lasciate le cose allo sbaraglio, controllate sempre tutto continuamente, almeno per i primi 6 mesi mi verrebbe da dire, anche se avete collaboratori nuovi, perché anche per voi vedo parecchi contratti, quindi secondo me potrebbero entrare dei clienti nuovi, potreste ripescare dei clienti dal passato o delle collaborazioni dei collaboratori del passato ed è come se ci fosse un restyling per iniziare qualche cosa di nuovo che comunque vi porta verso l'espansione aziendale. E se parliamo di denaro, devo dire che per tutti questo mese sarà abbastanza soddisfacente, cioè nel senso che qualcuno di voi potrebbe anche pensare che è il caso di iniziare con quei soldi che avanzano, che stranamente avanzano, di iniziare qualche fondo pensione. C'è anche a livello di progettualità qualche cosa che si potrebbe sviluppare. Qui sento che potrebbe essere veramente una persona random con la quale vi troverete. Allora, mi fanno vedere una cabina tipo tram, bus o treno per farvi capire, no? E potrebbe essere la persona che è seduta vicino a voi e si chiacchiera o vedete che sta facendo qualche cosa sul cellulare, insomma, attaccate bottone
ed è come se ci fosse qualche tipo di sogno, qualche tipo di obiettivo, qualche tipo di percorso un po' predefinito, un po' prestabilito, un po' predestinato che potreste affrontare con questa persona così per caso, incontrata per caso. Potrebbe esserci parecchia differenza d'età, ma secondo me tipo 15-20 anni. È come se voi foste qualcuno che ha questo progetto, questa cosa in testa e incontrate finalmente una persona magari più giovane di voi di 20 anni che è un'espertissima nel computer e vi può aiutare nel vostro sogno o a realizzare i vostri progetti, per esempio. Quindi è un buon periodo per fare conoscenze, per allargare o portare a compimento la manifestazione del vostro progetto o del vostro obiettivo. Parliamo di relazioni. Allora, un tema un po' così che sento a livello familiare è che potreste trovare delle frizioni, mettiamole così, in casa allora potrebbe essere un genitore, ve lo dico, potrebbe essere la figura femminile, vi dico anche questo, o comunque chi ha questa energia più femminile tra la famiglia, è un'energia molto femminile, che potrebbe tentare in questo mese di convincervi a far qualcosa. Però come la cioè, ho come l'idea che voglia aver ragione su un tema. Però a un certo punto sento che mollerete il colpo, nel senso che, ma sì, vuoi la ragione, ma prenditi la ragione, basta che mi lasci respirare le orecchie. Sarà un po' così. Per quello che riguarda le relazioni sentimentali, allora ragazzi, se siete single, vi dico che potrebbe effettivamente affacciarsi una persona nella seconda parte del mese, sì, in questo caso sarebbe la terza settimana del mese. Potrebbe iniziare un po' così per gioco, secondo me, potrebbe esserci come un'affinità mentale, delle battute, un po' di scherzi, così. Ma vi dico che la cosa continua, va avanti, anche con una certa sostanza, devo dire. Potrebbe anche esserci qualche cosa di più, potrebbe esserci proprio un flirt. E sento che entro la fine del mese con questa persona festeggerete un'unione, posso dirlo? Sì, l'ho detto. Sapete che io so che quando c'è tanta voglia si crede un po' quello che ci fa comodo, no? E quindi io quando dico queste cose non voglio mai illudere troppo. Però ragazzi avete due di coppe, avete gli amanti due volte, avete un mago, un asso di bastoni, un asso di spade. Quindi ci sono un sacco, il papa, ci sono veramente un sacco di carte che mi fanno pensare che possiate iniziare questa conoscenza in modo concreto entro la fine del mese. Per quello che riguarda invece le persone che sono già in una relazione, io sento che qui c'è qualcuno che ha un nodo in gola che non scende, probabilmente c'è qualche questione passata che ancora non si è superata e che in questo periodo, in questi 15 giorni, si tenterà di rimettere a posto. Potrebbero esserci delle confessioni, delle chiacchiere, una regolazione dei conti, mi viene un po' da dire così, tra voi e questa persona. Dunque, il punto è che sì, si parlerà, sì, si metteranno le nuove basi, ma ho anche la sensazione che direte, ok, adesso il discorso l'abbiamo fatto, vediamo da qui in avanti se le cose cambiano o se sono uguali a sempre, se cambiano per una settimana o due e poi ritornano come prima. Quindi qui si tratta di piantare, di creare qualcosa di nuovo, proprio a livello di relazione, cioè come una manifestazione più concreta di qualche realtà. Se poi fosse di quelle persone che sono... Allora, se siete in una relazione che non è ben definita, che parte un po' così, ma sì, siamo amici e poi si vede, vi dico che
Ci sono buone prospettive perché effettivamente questa cosa diventi più sostanziosa, più consistente, però è anche vero che potreste essere in 3. Quindi vi dico che l'altra persona potrebbe anche proprio essere sposata o essere voi ad essere sposati e ad incontrare questa persona più giovane e a farvi prendere un po' la mano e dallo scherzo più che tutto, e poi a un certo punto ci sarà come una confessione, un mettere le carte in tavola, un parlare chiaro. Devo dire che non vedo interruzioni, sinceramente. Per cui basta definire quali siano i termini, le condizioni, insomma, del contratto, le regole del gioco, e poi uno decide se giocare o no, fondamentalmente, e qualcuno deciderà di giocare. Che altro vi posso dire, ragazzi? Secondo me ho detto tutto. Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. Outsider, wow, avete gli amanti un'altra volta, no? Secondo me sarà veramente raro che finiate il mese senza almeno una conoscenza nuova. O comunque godrete dell'amore. C'è qualcuno in questo mese che vi dà amore, e non è l'amore romantico, è il gesto d'amore, l'atto d'amore, il momento che vi dovete assaporare tutto, e voi uscite da questa chiusura, da questo 9 di bastoni, andate fuori e dite al mondo quello che volete, quello di cui avete bisogno, quello che vi aspettate, quello che potete dare anche. Carta numero 7 parla di rigenerazione e di piante medicinali. Carta numero 11 dice di rompere con gli ex e di rilasciare, ed è qui secondo me questo 3 di spade. Può essere che vi portiate dietro delle dinamiche a causa di certi ex. Carta numero 15 vi dice di stare attenti ai messaggi che vi possono arrivare, perché c'è comunque il mondo degli spiriti che vi sta guidando, che vi sta assistendo. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Il tuo essere è consapevole del travaglio che la terra sta vivendo. Il tuo essere vive il medesimo travaglio, dal quale non puoi dissociarti, perché non c'è separazione. Consenti all'amore, balsamo che guarisce, di scorrere attraverso di te. Dio è amore e Dio è in ognuno di noi. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, con un like, con la condivisione del video o la vostra iscrizione, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail se volete fare una cosa personalizzata, oppure potete farlo per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti divise per settore. Ci sono argomenti di metafisica, come trascendere l'ego, la Kundalini, come sviluppare il terzo occhio, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale, che sto riassumendo e mettendo a disposizione per voi in quella sezione. Tenete presente che sono 4 playlist, hanno la copertina lilla, i titoli dei video si vedono, quindi se volete potete andare a curiosare, e sono numerate. Vanno visti in ordine cronologico di numero, proprio perché il tutto è stato studiato come se fosse una scuola, un corso di formazione. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!